Sai come capire se una parola è maschile o femminile in italiano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo del maschile e femminile, perché alcune volte in italiano capire se una parola è maschile o femminile è molto facile, però altre volte può essere un po' complicato. Quindi nel video di oggi ti darò alcuni consigli utili per capire se una parola è maschile o femminile e vedremo anche le regole del plurale. A volte sento studenti anche molto avanzati sbagliare il maschile e il femminile, ma non preoccuparti perché nel video di oggi ti darò alcuni consigli molto utili. Prima di iniziare però voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere contenuti interessanti per studiare l'italiano come video, podcast o anche articoli dal web, io posso aiutarti. Infatti, se ti iscrivi nella newsletter, ogni domenica riceverai una mail da me. Clicca il link qui sotto in descrizione per iscriverti. Adesso cominciamo con il video di oggi, maschile o femminile? Beh, iniziamo con le regole base. In italiano, per capire se una parola è maschile o femminile, dobbiamo generalmente guardare l'ultima lettera. Se la parola finisce in O, è probabilmente maschile. Per esempio, l'amico, il treno, il panino. Invece i nomi che finiscono in A sono generalmente femminili, come per esempio l'amica, la studentessa, la bicicletta. I nomi che finiscono in E possono essere maschili o femminili, dipende. Per esempio, lo studente e il caffè sono maschili, invece l'automobile e la notte sono femminili. Però attenzione, voglio darti un piccolo consiglio per i nomi che finiscono in E. Infatti, se invece di guardare soltanto l'ultima lettera, proviamo a guardare le ultime lettere, l'ultima sillaba, possiamo capire se una parola è maschile o femminile. Questo non funziona sempre, però adesso ti spiego. Se la parola non finisce semplicemente in E, ma finisce in ione, allora è femminile. Per esempio, la televisione, la nazione, l'opinione. Se invece la parola finisce in ore, allora è maschile. Per esempio, l'attore, l'autore, il professore. Per finire, i nomi che finiscono in I al singolare non cambiano al plurale e sono quasi sempre femminili. Per esempio, la crisi o l'analisi. Attenzione poi ai nomi che finiscono in consonante. Generalmente in italiano le parole finiscono in vocale, quindi una parola che finisce in consonante è probabilmente di origine straniera. Quindi queste sono di solito parole che abbiamo preso in prestito da un'altra lingua, come per esempio l'inglese. Queste parole sono generalmente maschili. Per esempio, il film, il bar, l'autobus, lo sport. Ora fai anche attenzione alle parole abbreviate. Infatti in italiano ci sono tantissime parole abbreviate e spesso queste possono generare un po' di confusione. Vediamo subito un esempio. Prendiamo la parola cinema. Cinema finisce in A, quindi potresti pensare che è femminile. In realtà però non è così, perché cinema è una parola abbreviata e la parola originale è cinematografo. Questa parola non è più usata in italiano, tutti dicono cinema ormai. Però dato che la parola lunga è cinematografo, di conseguenza cinema è maschile, quindi si dice il cinema. Le parole abbreviate non cambiano al plurale, quindi il cinema è i cinema. Vediamo altri esempi. La bici da la bicicletta, la moto, la motocicletta, l'auto, l'automobile. E automobile è femminile, ecco perché anche l'auto è femminile.
la metro perché la metropolitana e per finire la foto perché la fotografia. Perfetto, adesso vediamo alcune eccezioni che devi assolutamente ricordare. Prima di tutto vediamo alcune parole maschili che finiscono in a, per esempio il problema, il diploma, il programma. Di solito le parole che finiscono in ma sono maschili, ma non sempre. Poi abbiamo le parole che finiscono in o, ma che sono femminili. Per esempio, la radio e la mano. E ora vediamo alcune regole per formare il plurale delle parole in italiano. Ti dico la verità, formare il plurale in italiano è abbastanza semplice, quindi non preoccuparti. Prima di tutto, tutte le parole che finiscono in o oppure e hanno il plurale in i. Per esempio, l'amico, gli amici, il treno, i treni, la televisione, le televisioni, lo studente, gli studenti, il professore, i professori. Poi le parole che finiscono in a hanno il plurale in e soltanto se sono femminili. Per esempio, la studentessa, le studentesse, la bicicletta, le biciclette, la casa, le case. Invece, le parole maschili che finiscono in a hanno il plurale in i. Per esempio, il problema, i problemi, il programma, i programmi. E per finire, ricorda che le parole straniere e le parole abbreviate non cambiano al plurale. Per esempio, il film, i film, il cinema, i cinema. Ovviamente in questi casi possiamo capire se la parola è singolare o plurale dall'articolo determinativo. Queste sono le regole generali del plurale e ti permetteranno di formare il plurale di più o meno l'80% delle parole italiane, quindi non preoccuparti. Ci sono ovviamente alcune eccezioni, ma magari ne parliamo in un video futuro. Se questo video ti ha aiutato e hai imparato nuove cose in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace per supportare il mio canale e non dimenticare anche di iscriverti al mio canale, così non perderai i contenuti futuri. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!